Ciao a tutte e bentornate sul mio canale. Anche il progetto di oggi è realizzato con il cordino Indalux dell'azienda Borgo dei Pazzi. Ho utilizzato il punto alto alternato al punto puff e adesso vediamo insieme quello che ci occorrerà per realizzare questa borsetta. Ecco le tonalità che oggi ho scelto per realizzare questa piccola pochettina. Sempre Indalux, perché già avete visto da qualche tutorial a questa parte, io adoro questo cordino, mi piace veramente tanto, ha un'ottima resa, quindi ho deciso di creare praticamente per tutte le tonalità che ci sono un tutorial, quindi diversi tipi di lavori. Il cordino, lo ripeto, è un cordino assolutamente made in Italy, è molto morbido alla lavorazione, ma nello stesso tempo dà compattezza ai nostri lavori. Quindi, al solito, date un'occhiata perché oltre questi e gli altri che vi ho fatto vedere, man mano vi farò vedere anche gli altri, ma vedete che c'è un'ampia cartella colori. L'uncinetto che io andrò a utilizzare per il cordino Indalux è il 3,5 come faccio di solito, ma voi adattate quello che vi sembrerà più congeniale. Come unico, diciamo, cosa che vi servirà per questa pochette è semplicemente una calamita. Potete utilizzare questa che si cuce o anche quella con le alette, poi magari fate in modo di non farla appunto notare. Il quantitativo si aggira intorno ai 4,80 mezzo chilo, quindi di questo ne ho prese 2 rocche perché sicuramente del Bordeaux, quindi di questa colorazione, non più di 300-350, la restante parte sarà dovuta a questo colore, quindi vi conviene armarvi di 3 rocche così siete sicuri che il quantitativo sia sufficiente. Eventualmente, come dico sempre, poi con tutto quello che rimarrà, io sicuramente poi vi proporrò un tutorial con tutto ciò che mi è avanzato dell'Indalux per fare una borsa multicolor. Comunque, non ci perdiamo più in chiacchiere, iniziamo subito la spiegazione. Iniziamo la lavorazione della borsetta partendo dal fondo, quindi dobbiamo creare una base rettangolare e per questo ci serviranno la realizzazione di 41 catenelle per un totale di 40 punti perché appunto si parte dalla seconda e si torna indietro con dei punti bassi e vi faccio vedere, è un passaggio che già altre volte avete visto ma lo rivediamo, quindi la prima si lascia, si passa sulla seconda e si inizia il giro di ritorno, quindi un totale di 40 punti bassi. Passaggio molto semplice, ma io ve lo faccio rivedere così se avete dei dubbi ve li chiarite. Quindi questo è il risultato, facciamo tutti i 40 punti e ci rivediamo per vedere insieme il secondo giro. Completato il primo giro, quindi tutti i 40 punti eseguiti, facciamo una catenella, voltiamo il lavoro e torniamo indietro. Quindi il rettangolo sarà composto da righe di andata e ritorno fino all'altezza che vogliamo ottenere. All'incirca la base misurerà un 25 cm di larghezza, poi ve le darò comunque alla fine effettive, e 8 di profondità. Quindi noi andiamo avanti nella realizzazione del rettangolo, dobbiamo arrivare a circa 8 cm, saranno all'incirca un 10 righe, ma non appena l'ho completato vi dirò esattamente il numero di righe e quanto misurerà. Ci vediamo per vedere come contornare poi il nostro rettangolo. Ed ecco la base quasi completa. Adesso dobbiamo andare a fare il nostro giro di contorno. Ho realizzato in totale 13 giri. La misura ve la darò nel momento in cui andiamo a completare tutti i bordi. Allora, arrivato qui all'ultimo punto, non facciamo la catenella, ma giriamo e andiamo a fare dei punti bassi per contornare la nostra base, ad eccezione degli angoli che adesso vi faccio vedere come fare. Quindi ci andiamo a cercare i punti che sono in corrispondenza comunque delle righe che abbiamo effettuato, quindi è un passaggio molto semplice. Quindi
anche le principianti si possono cimentare in questo progetto. Quindi arriviamo alla fine, eseguiamo il penultimo, ecco fatto. Adesso in quest'angolo, ma lo dobbiamo fare anche in tutti gli altri angoli, andiamo a fare 3 punti bassi nello stesso punto. Quindi 1, 2 e 3, quindi nello stesso punto. Giriamo il lavoro, poi il filo, questo qui con cui abbiamo iniziato, ce lo andiamo a lavorare, così lo andiamo anche a nascondere. Continuiamo a fare punti bassi, sempre lungo il perimetro del rettangolo, e questo lo facciamo anche sugli altri lati. Quindi andiamo a fare quindi punti bassi, nell'angolo andiamo a fare 3 punti bassi nello stesso punto, proseguiamo, stessa cosa qui e stessa cosa qui. Quindi noi ci rivediamo a questo punto per farvi vedere come iniziare il corpo borsa. Eseguito tutto il contorno, quindi nell'ultimo angolo abbiamo eseguito 3 punti bassi nello stesso punto, adesso in quello successivo chiudiamo con un punto bassissimo. Ed ecco fatto. Adesso misuriamo, così vi do le misure definitive. Allora, quindi la base misura come lunghezza quasi 27 e siamo a 9. Adesso, chiuso con il punto bassissimo, andiamo a creare 3 catenelle che sostituiranno la prima maglia alta, perché da adesso in poi andremo a lavorare punti alti alternati al punto puff. Quindi nel punto seguente andiamo a realizzare un altro punto alto e così su tutte le maglie disponibili. Andiamo fino al penultimo e adesso vi spiego come iniziare anche il punto puff, perché saranno eseguiti sempre negli angoli. Quindi andiamo avanti, sempre a punto alto, ci siamo quasi, e adesso vi mostro anche come inserire il nuovo colore. Andiamo a fare l'ultimo, anzi mi fermo qui perché adesso vi devo spiegare come inserire il nuovo colore. Come vedete qui c'è l'angolo che è formato da 3 punti bassi. Noi adesso nel centrale, quindi al centro di questi 3 punti bassi, dobbiamo iniziare il punto puff, ma prima dobbiamo cambiare colore e se vi ricordate nei cambi colore dobbiamo nel punto precedente inserirlo e chiudere. Quindi noi abbiamo fatto, vi faccio vedere, questo è l'ultimo punto alto, quindi noi cosa facciamo? Inseriamo, estraiamo, chiudiamo, dovremmo chiudere questi ultimi 2 e lo facciamo con il nuovo colore. E l'ho inserito. Prendiamo il filo, quindi carichiamo il filo e andiamo a prendere, quindi saltiamo questo e andiamo a prendere quello centrale e ci inseriamo, estraiamo e tiriamo, riprendiamo il filo, ci inseriamo un'altra volta, estraiamo e lo facciamo per la terza volta, sempre nello stesso punto, e questo è il punto puff. Tiriamo, carichiamo il filo, chiudiamo tutte le asole tranne l'ultima, ricarichiamo il filo e li chiudiamo. E questa è la prima parte del punto puff. Facciamo una catenella,
prendiamo il filo e nello stesso punto andiamo a rifare l'altra metà del punto puff, quindi estraiamo, prendiamo il filo, ci inseriamo, lo riprendiamo ed estraiamo e lo rifacciamo per la terza volta. Quindi puntiamo sempre nello stesso punto, estraiamo, chiudiamo tutti tranne l'ultimo punto. Qui dovremmo caricare il filo e chiudere, ma lo facciamo col colore principale, quindi noi lo dobbiamo riprendere, tiriamo per bene, carichiamo il filo sull'uncinetto e chiudiamo. Ed ecco che qui c'è il nostro primo punto puff. Adesso cosa facciamo? Continuiamo, quindi saltiamo questo punto, quindi dei 3 punti bassi che c'erano nell'angolo, uno l'abbiamo saltato, al centro abbiamo fatto il punto puff, questo lo saltiamo e andiamo in quello successivo con il nuovo filo e andiamo a creare i nostri punti alti. E io cosa faccio? Il filo, l'altro colore, me lo vado a lavorare senza farlo vedere tutto intorno per essere poi facilmente, perché nell'altro angolo dobbiamo fare l'altro punto puff. E oltretutto nel momento in cui ce lo andiamo a nascondere ci darà anche un sostegno per tutto il giro. Quindi io cosa faccio? Continuo e mi vado a sempre portare dietro il colore, quindi su tutti i punti sottostanti. Vedete, questo poi girandolo sarà il nostro angolo e continuiamo fino al prossimo angolo, sempre portandoci dietro il filo del colore precedente e ci rivediamo a questo punto per fare un'altra volta insieme il punto puff. Facciamo l'ultimo punto alto e al solito abbandoniamo questo filo, cambiamo e chiudiamo quindi con l'altro colore. Qui abbiamo il nostro angolo al centro, quindi saltiamo la prima e sulla seconda facciamo un punto puff. Quindi prendiamo il filo, estraiamo, seconda volta e terza volta. Tiriamo, carichiamo il filo e chiudiamo tutti tranne l'ultimo. Man mano il filo che ci portiamo dietro lo tiriamo e chiudiamo. Catenella, ricarichiamo il filo e nello stesso punto facciamo l'altra metà. Quindi prendiamo il filo ed estraiamo, lo riprendiamo, inseriamo, estraiamo, terza volta, entriamo, estraiamo, tiriamo, carichiamo e chiudiamo i primi, riprendiamo il filo principale, il colore principale e chiudiamo. Sempre il filo che ci portiamo dietro lo tiriamo per bene e continuiamo sul lato corto, quindi saltiamo il punto, questo qui che fa parte della terna dell'angolo, andiamo in quello successivo e continuiamo a punto alto, quindi come abbiamo fatto sull'altro lato, e sempre portandoci dietro l'altro colore. Poi chi vuole può anche tagliarlo e reinserirlo continuamente. Io trovo che così è molto più pratico e più veloce. Quindi vi faccio vedere come si presenterà il nostro angolo. Ripetiamo la stessa cosa in quest'angolo e in quest'ultimo e ci rivediamo a questo punto per fare insieme il secondo giro. Completato pure il quarto angolo, qui c'è il primo punto alto, quello sostituito da 3 catenelle, chiudiamo il giro a punto bassissimo ed ecco
il primo giro effettuato. Adesso procediamo con il secondo giro. Da adesso in poi, per circa 7-8 giri, sarà tutto uguale. Poi vi dirò esattamente il numero di giri. Allora, iniziamo con un altro giro di punti alti, per cui il primo viene sostituito da 3 catenelle. Sempre al solito ci andiamo a riportare l'altro colore sotto e quindi andiamo nel punto successivo e facciamo la stessa identica cosa che abbiamo fatto nel giro precedente. Vi rifaccio vedere il punto puff, così ve lo fissate per bene. Ecco qui. Io man mano l'altro filo me lo vado tirando. E adesso vi faccio vedere come procedere e andare a creare il punto puff sopra quello che già c'è. Andiamo a fare gli ultimi 2 punti. Adesso non occorre più saltare nessuna maglia, quindi facciamo l'ultimo. Al solito chiudiamo l'ultimo punto alto col nuovo colore. Vedete? E adesso, dove abbiamo fatto la catenella di separazione tra i 2 punti puff, andiamo a fare un altro punto puff. Quindi ci inseriamo al centro, estraiamo una volta, estraiamo la seconda, la terza, chiudiamo tutti i punti tranne l'ultimo, chiudiamo pure l'ultimo e facciamo una catenella. E nuovamente nello stesso punto, quindi al centro, creiamo l'altro punto puff, sempre entrando per 3 volte. Tiriamo per bene, chiudiamo tutti i punti tranne l'ultimo e al solito l'ultimo lo chiudiamo con il colore principale. Proseguiamo e andiamo a creare quindi l'altro giro sempre a punto alto. Quindi questo lo andiamo a ripetere per tutto il giro. Vedete già come si presenterà l'angolo. Quindi questo passaggio, questo giro, lo andiamo a ripetere per circa 7 volte. Ci rivediamo per poi vedere come procedere, perché ci sarà anche una parte simile dove andremo a fare delle diminuzioni per creare appunto quella forma che avete visto in anteprima. Ed ecco come si presenterà dopo aver effettuato, io in totale ho fatto 10 giri. Questo è un lato e questo è l'altro. Adesso per i successivi 4 giri dobbiamo iniziare delle diminuzioni e le dobbiamo effettuare su tutti e 4 lati. Praticamente prima e dopo ogni punto puff dobbiamo realizzare una diminuzione. E come facciamo? Allora, inizialmente noi per sostituire il primo punto alto realizzavamo 3 catenelle. Siccome per diminuire dobbiamo chiuderli insieme, ne realizziamo soltanto 2, quindi è come se fosse aperto. Prendiamo il filo, andiamo in quello successivo e andiamo a chiudere insieme e così, vedete, è diventato 1. In quelli successivi normali, quindi facciamo un punto alto in ognuno, anche in quello successivo, e questo lo facciamo per 4 giri, quindi completiamo 4 giri con le diminuzioni prima e dopo il punto puff, sia sui lati corti che quelli lunghi. Ci siamo quasi ed ecco, qui sono rimasti gli ultimi 2. Cosa facciamo? Prendiamo il filo,
Non chiudiamo il punto alto, ma prendiamo il filo un'altra volta, ci inseriamo in quello successivo, prendiamo il filo e li chiudiamo insieme, ma cambiando giro, scusate, cambiando colore, perché appunto qui nell'angolo abbiamo il punto puff da realizzare. Quindi chiudiamo ed ecco realizzata l'altra diminuzione. Qui come al solito andremo a creare il nostro punto puff, quindi entrando 3 volte, catenella, stessa cosa, scusate, stavo realizzando il punto alto, 2, 3, poi chiudiamo i primi 2 e cambiamo di nuovo colore ed ecco quello che abbiamo sempre fatto. Ci ritroviamo adesso qui a inizio giro. Cosa facciamo? La stessa cosa, prendiamo il filo, entriamo e non lo chiudiamo del tutto il punto alto, facciamo l'altro punto alto e li andiamo a chiudere insieme. Quindi questo passaggio lo andremo a realizzare per 4 giri. Ci rivediamo per vedere insieme come proseguire. Ed ecco come si presenta, quindi avendo fatto anche i 4 giri di diminuzione, la borsa. Adesso non utilizzeremo più questo colore, infatti qui non abbiamo fatto il cambio colore nell'ultimo punto puff e andiamo a chiudere con un punto bassissimo nel punto seguente. Adesso dobbiamo fare 2 giri dove andremo a fare qui punti bassi, punto puff, punti bassi senza fare diminuzioni e lo faremo per 2 giri. Quindi cosa facciamo? Catenella e iniziamo con i punti bassi. Arrivato qui al solito punto puff, non ci sono più cambi colori, quindi è anche molto più semplice. Il primo è fatto, andiamo a fare il secondo. Ed ecco fatto. Proseguiamo anche da questo lato, sempre con punti bassi. Quindi gli andiamo a fare una sorta di cornice. Questo giro lo facciamo per 2 volte, ci rivediamo per vedere come fare insieme la tracolla. Completati i 2 giri a punto basso, adesso quindi abbiamo chiuso il giro, catenella e continuiamo sempre a punti bassi fino ad arrivare al prossimo punto puff e all'interno ne facciamo un altro, quindi fino a qui è uguale. La tracolla sarà eseguita sempre con punti puff fino a raggiungere la lunghezza che vogliamo creare appunto per la nostra tracolla. Ecco il punto puff realizzato. Allunghiamo l'asola e la facciamo passare, vedete, io mi metto al centro del punto puff, prendo l'asola e la faccio passare qui sotto. Dopodiché faccio una catenella, allungo un po' e ricomincio sempre all'interno creando il mio punto puff. E questo lo dobbiamo fare per tutta la lunghezza della tracolla. Ve lo faccio rivedere un'altra volta. Quindi non è complicato, basta inserire l'asola all'interno e il gioco è fatto. Quindi completato il punto puff, allunghiamo l'asola, ci inseriamo all'interno, quindi dove abbiamo fatto la catenella, prendiamo l'asolina e la facciamo passare qui in mezzo, catenella e ricominciamo con un altro punto puff. E questa
sarà la nostra tracolla che arriverà fino a qui. Quindi una volta eseguito, io ne farò circa una ventina, poi ovviamente voi ne farete in base se volete una tracolla lunga o corta, io la farò a manichetto. Ci rivediamo per vedere come poterla agganciare da questa parte e proseguire. Ed ecco quindi il manichetto fatto, io ne ho realizzati 20 e cade perfettamente. Poi volendo voi potete farlo anche più lungo, ma secondo me così è più carina. Adesso dobbiamo congiungere, quindi cosa facciamo? Riprendiamo questo punto, quindi dove avevamo finito, ci andiamo a inserire al centro di questo punto puff e al centro dell'ultimo eseguito e facciamo 2 punti bassi, quindi 1 e 2, sempre al centro, e così abbiamo creato la congiunzione. Poi dobbiamo andare a creare l'altro manico, quindi continuiamo sempre a punti bassi fino ad arrivare all'altro punto puff, dove andremo a realizzare 20 punti per creare l'ultimo manico. Quindi da qui rifacciamo la stessa cosa. Aspettate che lo sistemo, ecco così. Quindi ci rivediamo non appena abbiamo creato anche il secondo manico. Ed eccola completata. Quindi secondo manico, calamita cucita, ed eccola. Spero che anche questo progetto vi sia piaciuto. In descrizione vi farò trovare un codice sconto di 5 euro per poter acquistare questo cordino, quindi Indalux, e troverete anche il link dove andare a curiosare e trovare anche altre cose veramente molto carine. Il codice sconto è riservato ovviamente all'acquisto del cordino Indalux. Se c'è qualche passaggio che non vi è chiaro, mi raccomando, scrivetemi. Se vi fa piacere, iscrivetevi sul mio canale e se attivate la campanella sarete sempre informate sui miei progetti futuri, per cui ci vediamo alla mia prossima creazione.